Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo proprio la casa, quella che si riferisce alla famiglia, alla stabilità, alla sicurezza e anche un po' di tranquillità che può arrivare. Ehm, Alla casa assolutamente sì, quindi sia a livello, fisico, se magari ci dobbiamo dedicare alla cura della casa, a sistemare qualcosa, se vogliamo investire, spendere qualcosina per la nostra casa. Quindi se state valutando cose che riguardano strettamente gli affari, quindi vendite, acquisti, eccetera, allora può esserci qualche novità in questo senso. Altrimenti proprio cose legate alla propria sicurezza e a un certo tipo di stabilità che può essere raggiunta nelle relazioni più importanti, quelle più strette vicino, non solo di famiglia, magari anche quelle amicizie molto, molto, molto strette. Un po' di turbolenza può arrivare, nel corso della settimana, cose che si muovono troppo in fretta, degli impedimenti, dei fastidi, magari abbiamo pianificato le cose in un certo modo e allora ci sono, invece delle situazioni che cambiano repentinamente. Attenzione, quando salta fuori la carta dei topi ci fa capire che forse qualcosa precedentemente non l'abbiamo gestita bene, oppure, ci siamo persi un po' in troppi dettagli, in troppe cose e c'è sfuggito qualcosa di importante. Quindi valutate, le varie cose, le cose più importanti che state facendo, perché questa può portare un po', di stress nelle faccende del quotidiano, è perché magari ci stiamo caricando di troppe cose e allora ci possono essere persone, situazioni che rubano tantissimo la nostra stessa energia e magari anche purtroppo il nostro tempo. Di gestire meglio le proprie energie e di concentrarci solo ed esclusivamente al momento sulle cose più importanti che ci portano evoluzione, crescita, espansione e miglioramento. E infatti la carta dell'albero è proprio la carta della crescita, non solo come miglioramento nelle nostre energie, più vitalità, più, volontà, anche a livello psicofisico, più energia. E riguarda anche il passato, quindi possibilità di migliorare, andare a riprendere un qualcosa anche che è stato, trascurato, quindi analizzare meglio alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo che chi non dovesse essere interessato può anche buttare un occhio perché alcune cose possono riferirsi all'amicizia, o anche alla famiglia. Quindi vediamo cosa vogliono dirvi. Come prima carta troviamo il Giacinto. Sempre positivo il Giacinto perché, ci parla, di desiderio, di attrazione, di gioco, oppure una fase di stabilità e di legame, diciamo, profondo che è comunque positivo, diciamo, costruttivo per vari aspetti. E poi troviamo Bucaneve. Questa può portare nuove possibilità e speranza, sia nelle questioni più pratiche o anche proprio nella gestione, della propria casa, appunto, della propria famiglia e non solo se avete figli, se avete comunque delle persone care, che stanno attraversando una fase delicata, un momento difficile, allora qui spunta fuori qualcosa di
di positivo. Può anche indicare una consolazione, un miglioramento di quelle situazioni, più complesse, diciamo più difficili, dove magari c'è un po' di ansia, di stanchezza e di stress. Quindi abbiamo questa nuova speranza, ma in realtà, vedendo anche le vostre carte, se state valutando dei progetti, un tipo di percorso, abbiamo visto prima magari, cose legate alla casa, vendita, acquisto, o altre cose più comunque molto importanti per voi, questo è il momento giusto per magari andare a cogliere qualche novità che è in arrivo. Ovviamente occhio, prudenza a tutto, diciamo ci sono energie che vi possono portare un po' di stress, forse anche nella comunicazione, però tutto sommato si vede una settimana abbastanza costruttiva. Per i single, in realtà c'è qualche novità, nuova speranza, cioè per chi non ha nessuno, queste possono portare un nuovo coinvolgimento, una nuova, attrazione e, conoscenza. Essendo in una fase iniziale magari, ecco, il biancospino ci dice: "Calma, portiamo prudenza e, prendiamoci il tempo di valutare senza lasciarci prendere eccessivamente dall'entusiasmo, quindi osserviamo, diamoci la possibilità. Se c'è già qualcuno, se c'è già una frequentazione, magari è quella fase iniziale dove è vero c'è un po' di turbolenza che può essere sia positiva sia, negativa, insomma dipende. La cosa principale è quella proprio del, far crescere, far evolvere e darsi l'opportunità e quindi se ci si vuole mettere in gioco, le cose possono, essere valutate poi successivamente. Per quanto riguarda, le cose più pratiche, troviamo la carta dell'amante. In questo ambito, al di là del nome stesso, quindi consiglio proprio di concentrarsi sul significato proprio della carta, che può riguardare voi come attenzione, come passione che mettete in quello che fate e allora ci saranno, miglioramenti o inizio proprio di progressi e quindi vedrete proprio i risultati del vostro lavoro e della vostra fatica. Magari nonostante dubbi, incertezze, nonostante gli ostacoli, ma l'abbiamo visto che è una settimana che, vi porterà fuori tantissime energie da utilizzare, però almeno finalmente ci sono dei risultati e degli ottenimenti. In realtà questa potrebbe anche riferirsi a una persona che, prova profonda ammirazione nei vostri confronti o una persona che comunque è disponibile ad aiutarvi e allora ecco qui che si muovono varie cose, sia se avete bisogno di informazioni, sia di sostegno, aiuto, oppure questa, riferendosi a tutti i tipi di notizie, possono arrivare, che porteranno un conseguimento, una realizzazione, una soddisfazione o delle decisioni importanti da prendere e quindi ci sono degli scambi di idee, di propositi, informazioni in senso lato. Ottimo anche direi soprattutto per chi è in cerca, di lavoro, perché possono arrivare delle risposte oppure finalmente, insomma, si va a superare una fase di stallo, una fase difficile e che quindi le cose, si muoveranno in un certo modo. Quindi aspettatevi anche non solo delle risposte per vecchie situazioni, ma soprattutto direi delle nuove comunicazioni e offerte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!